Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami gemelli, tendenze energetiche disponibili per amore e passioni di ottobre 2025. Due carte ragazzi. L'imperatore e la ruota della fortuna, ma bellissime. Quando c'è l'imperatore si parla di qualche cosa di solido, di forte, di stabile. E poi c'è la ruota della fortuna, quindi è come se ci fosse una sorta di cambio, probabilmente nella vostra stabilità o nella vostra idea potrebbe anche essere di stabilità. Diciamo che quando c'è la ruota della fortuna ci sono come dei momenti molto molto positivi in arrivo e alle volte parla anche proprio di denaro in più che arriva. Andiamo a vedere con i tarocchi, vi ricordo che comunque le stese sono collettive, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare ascendente o segno lunare. Per capire poi come incastrare questi tre oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove potete vedere tutto quello che propongo e poi ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. C'è un corso base di metafisica sui chakra, un corso base è di tarocchi intuitivi e sto pubblicando in questo periodo il corso base di numerologia. Comunque ognuno di questi corsi ha la propria playlist. Va bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Partiamo con un 4 di coppe. Abbiamo un 9 di coppe. Abbiamo la stella. Un fante di bastoni, un asso di bastoni, un re di bastoni, un diavolo, il papa e un 2 di spade. Allora ragazzi, adesso andiamo a vedere l'energia del mese, dopo andrò a fare i vari esempi per le persone single, le persone che sono già in una relazione, le persone che hanno relazioni, diciamo, non ben definite, piuttosto che clandestine. Allora, partiamo da questo 4 di coppe. Vi sento un po' sconsolati inizio mese, vi sento un po' così, diciamo, sottotono, se vogliamo. Il 4 di coppe in realtà è una carta piuttosto riflessiva, statica, cioè nel senso come se l'energia fosse un po' piatta. Andiamo a vederla. Abbiamo un fante di coppe e un 5 di spade. Voglio andare a vedere anche il 9 di coppe. Diavolo, 3 di spade e 7 di coppe. Mm. Allora, qui pare che potrebbe esserci con questo fante di coppe qualche tipo di offerta, battuta, proposta che non prenderete tanto in considerazione, considerato il 4 di coppe, però abbiamo anche un 5 di spade, diciamo che getterà abbastanza scompiglio in quello che pensate di una persona in particolare, secondo me. Il 9 di coppe in realtà è una carta di grande soddisfazione, però in realtà ho la sensazione che stiate bene così come siete, soprattutto se siete single o se comunque state frequentando una persona da poco e non siete ancora diventati intimi, io ho come l'idea che le cose a voi vadano bene così, cioè come se doveste prendervi ancora un po' il tempo di conoscere l'altra persona. Andiamo a vedere la stella. Mm.
Ragazzi, io credo che qualcuno di voi arrivi da una storia tossica, cioè l'ultima persona frequentata non sia stata proprio una passeggiata e quindi qualcuno di voi preferisce rimanere così com'è per non rischiare, se vogliamo, di soffrire, per non doversi di nuovo sacrificare, perché c'è qualcuno che ha la credenza limitante che quando uno è in coppia perde la propria libertà e invece per una coppia in equilibrio no, ci si espande. Poi è chiaro, un minimo bisogna rendere conto anche all'altro, però questo non vuol dire non ho più una mia vita privata perché devo fare tutto con l'altra persona o perché devo fare solo quello dove anche l'altra persona può partecipare, per esempio. Io credo che non abbiate più tanto la speranza che questa situazione o questa relazione possa effettivamente sfociare in qualche cosa di più. È come se sentiste che l'altra persona, sì, il potenziale magari c'è anche, ma è come se non la sentiste concreta. Io credo che sia per quello che arriva l'imperatore. Adesso andiamo avanti, andiamo a vedere il fante di bastoni. 4 di spade, la luna e un 7 di pentacoli. Io credo che ci sia qualche cosa del passato che un po' vi ridonda ancora nella testa e siccome qui abbiamo il 3 e qui il 4 di spade, credo che siate come in progresso di autoanalisi per riuscire a capire meglio voi stessi, le vostre reazioni, per stare meglio, per guarire, mi verrebbe anche da dire. Diciamo che avete sia la luna che il 7 di coppe e un diavolo al contrario. Questa sofferenza creata dal 3 di spade è una sofferenza creata dal vostro modo di vedere le cose o di non vedere certe cose, considerato il 4 di coppe iniziale che è la carta della cecità. Cioè come se non steste prendendo in considerazione una parte delle relazioni, magari di voi stessi, di alcune situazioni, e questo facesse sì che vi stiano cadendo un po' le braccia e non abbiate più tanta speranza o che arrivi una proposta seria da parte della persona che state frequentando o se siete single che arrivi proprio una persona giusta per voi. È come se a un certo punto diceste, cioè soprattutto inizio ottobre lo sento questo, è come se dicesse, vabbè, ma sono sempre le solite cose, sempre le solite persone banali, sempre gente che scherza, non lo so, sui soliti temi, nessuno che brilla o che spicca in mezzo agli altri o alle altre. Manca un po' di grinta e se state comunque frequentando qualcuno, anche se pensate che questa persona manchi di brio, come si dice in spagnolo, manchi di lucentezza, non lo so, è come se a voi fisicamente non attirasse, come se non scoccasse la scintilla, è come se le cose rimanessero un po' lì in superficie, ma alla fine non si concretizzassero. Andiamo a vedere questo asso di bastoni, perché vi dico che potrebbe anche esserci un tema. 9 di pentacoli e amanti. Allora, se siete giovanissimi, potrebbe essere un tema riguardante il perdere la verginità, dove volete essere sicuri o sicure, diciamo, del fanciullo o della fanciulla che avete di fronte. Però anche se siete già più adulti, secondo me il rischio di darmi a questa persona, anche se magari non la sento, non sento comunque quel coinvolgimento emotivo tale da farmi aprire il cuore. Qualcuno sento che è come se non si desse a livello fisico perché ha paura di innamorarsi, è come se quello fosse il detonatore. C'è come una sorta di blocco da parte vostra sul far diventare fisica, concreta, la relazione. Fatemi sapere se vi risuona. Andiamo a vedere il re di bastoni. Abbiamo la carta del mondo e il sole.
Quindi ragazzi devo dire che secondo me, allora innanzitutto essendoci un re, per qualcuno potrebbe essere una persona già con una posizione relazionale aperta, magari famiglia, magari figli, ed effettivamente abbiamo, andiamo a vederlo il diavolo. 4 di coppe che avete già qui, re di bastoni nuovamente, re di spade. Andiamo a vedere anche il Papa. Asso di coppe, fante di bastoni che avete già qui. Guardate, vi dirò, per qualcuno potrebbe anche essere il avere due relazioni. Perché ci sono vari personaggi, c'è una carta di scelta qui in fondo di bivio. Adesso adattate voi la lettura alla vostra realtà, perché non posso fare troppe casistiche. Adesso andiamo a vedere settore per settore, però vi dico che con la carta del Papa alla fine è come se venisse a galla qualcosa, è come se si dichiarasse qualche cosa. E questo qualche cosa potrebbe essere il finché non mi sento innamorato, la dichiarazione potrebbe essere anche a voi stessi, non necessariamente a qualcun altro, però finché non mi sento innamorato, finché non sono innamorato, con questa persona non voglio cedere, perché appunto secondo me molti di voi hanno già una certa esperienza a livello di relazioni tossiche e relazioni andate male, e quindi è come se adesso volessero dire no, aspetta un attimo, devo essere sicura questa volta, voglio che le cose si concretizzino in un certo modo. Tenete presente che la ruota della fortuna in questo senso parla anche di possibilità d'oro che potrebbero effettivamente arrivare. Mm? Andiamo a vedere settore per settore. Allora, se siete single, non fatevi prendere dalla paura, perché io ho la sensazione che la persona che sta per arrivare, ragazzi, possa essere la vostra metà, possa essere una persona calda, concreta, focosa, un po' testarda forse alle volte, un po' testarda, però comunque sapete che cosa? Non è una persona di tante smancerie, è più una persona che vi dimostra l'amore facendo cose per voi. È per quello che c'è l'imperatore, perché è come se le cose prendessero una certa concretezza per voi. Secondo me vi renderete conto che questa persona effettivamente può completarvi e vi dico che potreste anche, come se qui vi dicessero dai andiamo a farci un viaggetto romantico e voi non ci crediate tanto e invece secondo me alla fine del mese potrebbe effettivamente arrivare questo viaggio che voi non saprete se accettare o no, mi viene da dire. Perché c'è comunque questo asso di coppa al contrario, sento come se non vi si fosse ancora aperto il cuore, ma non perché la persona sia sbagliata, ma perché voi dovete ancora elaborare il passato. È come se il cuore fosse un po' congelato per paura di soffrire, quindi non desse il giusto spazio a questa nuova opportunità che arriva, che secondo me è grandiosa. Ehm, Parliamo di chi è in coppia. Allora, qui ragazzi bisogna smuovere la camera da letto, inventatevi dei giochi, vestitevi sexy. Voi maschietti provate a fare uno striptease alle vostre donne o viceversa, cioè bisogna un attimino scuotere quell'ambiente lì. Ehm, Perché la passione a un certo punto, certe volte anche si crea, cioè sì, molte volte è naturale, però la suspense, i giochi preliminari, l'immaginazione, tutto aiuta a creare, come dire, quella voglia, no? Ehm, per qualcuno potrebbero esserci dei problemi proprio, come vi posso dire, di approccio alla sessualità. Vi faccio un esempio come un altro.
Ci sono persone magari di 50 anni che durante l'atto sessuale hanno la vocina da bambini. Ok? Ecco, questo io, insomma, diciamo, non è molto sexy, eh? Chiusa parentesi. Comunque, a parte quello, devo dire che le cose tutto sommato possono scorrere abbastanza tranquille nel mese di ottobre, però secondo me quel lato lì a livello relazionale sta condizionando tantissimo, ragazzi. Quindi conviene metterci le mani e iniziare. Potrebbe anche essere utile un terapeuta, vi dirò, un terapeuta di coppia o un terapeuta spirituale potrebbero venir bene in quel senso. Sapete, ci sono tante, soprattutto noi italiani che abbiamo avuto la Chiesa qui per secoli, ci sono tantissime persone che hanno credenze limitanti per quello che riguarda il sesso e la religione. E quindi certe volte hanno come dei comportamenti discrepanti perché la razione li farebbe andare da un lato, però il subconscio che è programmato con queste credenze limitanti li fa andare dall'altro lato. Quindi si crea sempre questa confusione mentale e qui avete anche il 5 di spade che lo conferma. Per chi invece è in una relazione più o meno clandestina o che so io, difficile, mettiamola così, sento che state pestando un terreno un po' pericoloso, nel senso che vi state mettendo in una relazione dove vi rendete conto che l'altra persona è lì solo per sé, però vi ci state infilando lo stesso perché c'è attrazione, perché ne avete bisogno, perché vi illudono, perché X motivi, ma siete consapevoli che non è per voi, ma state comunque cedendo in questa situazione. E vi dico che potrebbe anche esserci come un passo nel mese di ottobre da parte di uno, da parte dell'altro, per, diciamo così, portare a galla, per dichiararvi, ehm, però appunto ho la sensazione che la farete un po' più trasportati dal momento che non per convinzione reale. Vi dico, qualche cosa si concretizza e cambieranno le scene con questa ruota della fortuna. Va bene, andiamo a vedere qualche oracolo. Bella lettura, eh? Bella lettura perché la sento trasformativa e poi perché in realtà non avete grossi problemi. Diciamo che sento un po' che la lettura ha come questa sorta di condizionamento a livello religioso, sessuale, ecco. Tieni la mente aperta, la tua anima gemella potrebbe essere diversa dal tipo di persona che ti aspetti o che frequenti di solito. Per qualcuno questa differenza è l'età. L'età perché la vostra persona di interesse, vabbè, poi può anche essere al contrario, però diciamo che vedendo così la lettura, secondo me la persona di interesse è giovane, molto giovane. Se siete voi giovanissimi, è l'altra persona che potrebbe essere decisamente più grande di voi. Andiamo a vedere un altro oracolo. Carta numero 41 e parla di spiriti maestri, cioè è come se qualcuno vi stesse formando, mi viene da dire, oppure un'altra cosa che, perché qui in realtà fa vedere un piano forte per la musica, il calamaio con la piuma per la scrittura, è come se doveste sviluppare la vostra parte artistica. Tenete presente che la parte artistica a livello di archetipi dei tarocchi a me viene in mente l'imperatrice, che è collegata comunque a Venere, all'amore, a tutto quello che è la bellezza. E ho come l'idea che abbiate bisogno di trovare un mentore, soprattutto se, per esempio, con l'esempio che avevo fatto prima, diciamo la camera da letto è un po' encefalogramma piatto,
potreste trovare dei consulenti che vi danno come degli spunti su dei giochi da fare, su come riattivare un pochettino la fiamma, soprattutto per chi magari è sposato da tanto tempo o comunque è con la stessa persona da tanto tempo, dopo un po' le cose diventano quelle. Va bene, andiamo a vedere una meditazione di Findorn. Irradia amore, amore e ancora amore. Quando l'amore viene liberato nel mondo, si avvia una meravigliosa guarigione, perché esso è come un balsamo su una ferita, che la guarisce ricongiungendone i lembi. Sì, ragazzi, vi dico, qui è come se in questa situazione mancasse qualche cosa o comunque aveste questa percezione, ma secondo me il mese di ottobre sarà un buon mese per iniziare a concretizzare il cambio. Bene, amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail. Io vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro sulle credenze limitanti. Ecco, magari sull'oggetto scrivetemi credenze limitanti, se no vi mando la parte dei tarocchi. E lo stesso lavoro comunque lo potete fare anche per conto vostro. Io tutto questo materiale l'ho pubblicato anche nella sezione degli abbonati. Cioè, quella parte lì in realtà è stata creata come se fosse un corso di formazione, sono 4 playlist, sono numerate e andrebbero viste in ordine numerologico e parlo di temi di metafisica, metamedicina e poi c'è tutta una parte appunto sulle credenze limitanti, che sono divise per settore, quindi le credenze sull'amore, sul lavoro, sulla bellezza, sul tempo, sulla vecchiaia. Ce n'è una serie. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist di colore lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!